Ci siete ancora? Siamo tornati. E quindi dopo un anno di silenzio, eccoci qui. Il canale non è andato in pensione, anzi ripartiamo esattamente da dove ci siamo fermati, e cioè New York. Questo video è stato nel cassetto un po' troppo a lungo ed è arrivato il momento di pubblicarlo, anche perché ci sono successe delle cose, alcune situazioni che sono un po' fuori tempo massimo. Vediamo se qualcuno riesce a trovarle nel video. Poi arriveranno altri video sul canale sul nostro recentissimo viaggio in Giappone ed in Corea, quindi se volete rimanete con noi e guardateli. Buona visione! Benvenuti su un nuovo video di Vancouveritas. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a New York, siamo arrivati finalmente, ci abbiamo messo un botto di ore perché siamo venuti con il treno da Niagara Falls. Eccoci qui sul treno che ci sta portando dalle cascate del Niagara a New York. Le fermate del treno tra Canada e Stati Uniti sono a pochi minuti di distanza e separate solamente dal fiume Niagara. Quindi, come funziona passare il confine tra questi due stati con il treno? Per prima cosa arriviamo alla stazione canadese di Niagara, dove bisogna assolutamente aspettare il treno all'interno della sala d'aspetto della stazione. Non si può proprio uscire sulla banchina perché un poliziotto di frontiera canadese non te lo permette. Una volta saliti sul treno si parte e dopo 2 minuti di viaggio si arriva dalla parte americana e si scende dal treno in direzione obbligata. Tutti veniamo portati al controllo passaporti. Metal detector e cani si assicurano che non portiamo niente di illegale nel paese e poi solo dopo veniamo fatti salire di nuovo sullo stesso treno che ci ha portato a New York. Siamo al quartiere di Chelsea, speriamo che il video vi piaccia, continuiamo con la giornata. Siamo entrati al negozio ufficiale di I Love New York e Alessia ha detto che dopo più di 20 anni si vuole comprare finalmente I Love New York. È l'equivalente di Hard Rock Caffè per me. Questa è la media. Questa è carina. Però non è la classica, Non è la classica? La classica è questa, che comunque è brutta. Però boh. Questa è più fine. E poi ovviamente vendono tutta roba molto anni 90. La Statua della Libertà. Questo è il merchandising ufficiale. La palla natalizia. Acquisto fatto. Yes! Quindi magliettina. Dopo 30, oddio, 30 anni. 100% cotone, quindi si ritira. Fatta in sicuro. Messico, Poi però in è Messico. grande, la media, perché la small non c'era, ma la taglierò, la modificherò. Perché poi comunque loro questa cosa delle magliette in America, in Canada non succede, in America sono quadrate per ovvi motivi sanitari, nel senso che purtroppo molti sono quadrati loro, però sono sferici, però vabbè, dai. è così, però quindi le magliette fanno sferici, una sfera entra dentro un cubo, quindi il quadrato, insomma, comunque contenta. E sì. Poi abbiamo preso le due patch. Due patch perché stiamo facendo questa collezione di patch iniziata così random. Queste qui. Che metteremo su un giubbotto prima o poi. Da qualche parte, prima o poi. Comunque carina, ufficiale, mica... Official merchandise. Perché in Italia non li facciamo sti merchandise? Ah, è vero ufficiali? oppure... Ma c'è scritto! Please with permission, I love newyork.com. Ah, permission proprio di New York. Grand Central Terminal. Questo è la Termini di New York, diciamo. Ovviamente bisogna ricordarsi dove stiamo perché uno se lo potrebbe dimenticare. Quindi siamo in America, bandierone, ed è famosa perché hanno fatto una miriade di film. Film come Superman, Armageddon, Men in Black. Men in Black. Vabbè, tanti. I Am a Legend. Vabbè, diciamo che quando devono infilarci dentro una cosa, una stazione, usano questa perché effettivamente è molto bella, molto grande e molto americana. Molto belli dettagli, è del 1913. Guarda che camminano le persone. E poi molto bello anche il soffitto che rappresenta delle costellazioni. Notare come le tracce, cioè i binari, questo è il binario 24, però non c'è sta nessun tornello, non c'è sta niente, uno entra, penso dopo ti controlleranno il biglietto, però può entrare chiunque, pare. Molto antico. Molto antica. Vecchio. Siamo entrati nel
Daily News Building, dove una volta c'era il Daily News, quindi un tabloid americano Nei primi anni del 1900. 1900, costruito questo palazzo nel 1929, famoso per questo globo, ma anche perché nei film di Superman con protagonista Clark Kent interpretato da Christopher Reeve, lui, il Daily Planet, questa è la Daily News Daily Planet, viene fatto proprio qua, Proprio quelli orologi si vedevano, no? e questo è il globo del Daily News. Questa è una riproduzione della Terra. La versione della Terra è stata costruita nel 1930 all'incirca e gira, dice che molto 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 lentamente gira, e poi niente, ci stanno delle iscrizioni che, questa che dice Se il Sole fosse grande come questo globo e fosse piazzato qui, la Luna sarebbe 1/3 di pollice nel diametro e sarebbe all'entrata di Grand Central Terminal, che è tipo 3-4 strade più giù. cioè dice, sei capito? Per farti capire, questo ha fatto un architetto famoso che ha fatto poi il Rockefeller Center, quindi una cosa seria, diciamo. Comunque è bellissimo, guarda. C'è sta tutta arte deco, vedi, ci stanno tutti apparecchiature meteorologiche, mi pare. Posso dire una cosa? Ma questo sembra il simbolo di Instagram, guarda un po'. Hanno fregato il simbolo di Instagram. Quindi, insomma, non so se funzionano, forse sì, qualcosa sì. Qui c'era un bello orologio di verità con tutte le ore del mondo, ma non funzionava. Qui dice Roma sta a 4.279 miglia. Scusa, ma è possibile che... Ah sì, Madrid è più vicina, giustamente. Quindi Roma sta a 4.279 miglia da questo punto. Wow. Ti piace l'arte deco? Sì, molto, moltissimo. Guarda la scrittura, proprio è carina. È tenuto bene. Mazza, Bellissimo. stata fatta bene. Sì, Tiene? molto bello. All'inizio di Fifth Avenue con l'orologio, e questo è il Iron. Flatiron, che però sta in ristrutturazione, quindi non si vede bene, però vabbè, sto palazzo famoso. Sì, molto bello tra l'altro. E noi dove siamo andati subito, casualmente c'è sta Per curiosità, Italy. Ma per curiosità, e dentro è enorme, ragazzi. Italy ci perseguita. Vi rendete conto che c'è dentro? Ma poi ha dei prezzi disumani. Eccoci, stiamo facendo Fifth Avenue e questo è l'Empire State Building, che da sotto sembra alto ma non altissimo. No, perché Però- adesso ci stanno edifici molto più alti. Di verità pensavo fosse più antico, cioè è antico, no, quello è stato quando è stato fatto, però più caratteristico. Queste sono sempre le mie convinzioni, no? Che uno ha l'idea. Interno, ma si vede c'ha dei dettagli però sulle finestre, è molto arte déco. Arte deco, pensavo più arte deco, mi pare un po' liscio. Quindi venendo da Fifth Avenue da lì adesso abbiamo incontrato la Public Library, eccola qua, e Rockefeller Center. C'è sta una diatriba, Alessia dice che questo non è Rockefeller Center, però mo vediamo, quindi non prendete per colato, Forse è Rockefeller Center. In verità è il 500, cioè un building diverso, toppato alla grande, non È toppato perché non l'ha visto. non è Rockefeller, però sta in quella direzione Rockefeller. Assomiglia leggermente. Ci assomiglia. Beh, allora, voi vedete questo, poi vedete quello Rockefeller, secondo me sono uguali. Vabbè, comunque è un edificio del 1929 in Art Deco style. Secondo me adesso questo è il Rockefeller Center. E Alessia dice di aspettare prima di parlare. Però secondo me è quello. No, non era nemmeno quello. Questo qui è il Rockefeller Center. Quindi gli altri non sono Rockefeller Center, sappiatelo. C'è una scritta dedicata a lui e una sua frase. Rockefeller Jr. si chiamava. Io credo nella suprema importanza, diciamo, dell'individuo e nel suo diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Quindi il Rockefeller Center non è in realtà solo questo edificio, Emanuele, ma sono più di un edificio, sono 18, mi sembra di aver Quindi sono letto, un complesso. tutto sto complesso qui Esatto. viene identificato come Rockefeller Center. Poi di questo qua che abbiamo fatto vedere prima è, diciamo, il più rappresentativo. Dove c'è Top of the Rock, da cui si vede poi il bel vedere di tutto New York. E questo Rockefeller era un magnate del Petrolio. Quindi questa statua è Titanus Prometheus, Prometeo, non so, un dio greco.
conosciuto perché non voleva sottostare alle leggi degli dei, e invece lui che faceva? Dava il fuoco agli umani e gli dava la quindi in conoscenza. questo modo gli ha dato l'opportunità di progredire. Quindi a parte queste informazioni molto importanti, la cosa importante è che qui dove mamma ha perso l'aereo ci sta l'albero di Natale alla fine. Quella è la cosa importante di questo posto. Sembrava molto più grande dal film, io immaginavo sempre una cosa enorme. Sembrava molto molto più grande. Cioè, Vabbè, il palazzo è altissimo. sì, però qui è tipo buco dove mettono l'albero. Saranno 15 metri per 20 metri, una cosa piccolissima. Infatti Rockefeller Plaza, esattamente dove poi la mamma rincontra Kevin che si era perso. Mamma ho perso l'aereo 2, anzi, perché no 1, perché il 2 lui si perde a New York. Lui non va da nessuna parte. Si perde a New York. E vabbè, bello, però pensavo molto molto più grande. Mo metto il wide, così sembra più grande. Vai, guarda quanto è grande. Vedi, è piccolo, cioè è piccolino. Qua c'è lo studio di registrazione. Ti è rimasto deluso, che te posso dire? E qui c'è lo studio di registrazione NBC, dei programmi della televisione americana. Uno dei più famosi è il Jimmy Fallon Show, che non so se conoscete, sta là. Qui stanno gli NBC Studios, dove diceva prima Alessia, e qua dietro proprio c'è Radio City, costruito nel 1932. È un teatro praticamente. È un teatro. Casa del gruppo The Rockets, Rockettes, non so come si dice. Vabbè, comunque è famoso. Diana Ross Music Legacy Tour 2029. È un teatro. Beh, dice che il teatro della nazione è rinominato. Molto bello, molto proprio stile anni 40, è stupendo. Mentre Alessia scarica la mappa, siamo arrivati al MoMA, cioè al Museum of Modern Art, quindi il Museo delle Arti Moderne. È un museo molto moderno, come dice il nome stesso. È stupendo, c'è Però un sacco di artisti. Bisogna leggere, perché non si capisce. Per esempio questa cosa, tanto per fare un esempio, questo qui, no? C'è sta questo video qui, praticamente artista cinese che sembra tipo che tu vedi delle cose e poi lui spacca questa cosa. In verità lui riprende con la videocamera uno specchio che riprende qualcos'altro Dietro. e poi lui lo rompe per dire che E davanti si vede un'altra cosa, magari normale. quindi l'insidiosità del video che potrebbe farti vedere una cosa che in verità non è. Per esempio anche su Instagram, no? Vedi tutti felici e contenti, poi che ne so, se odiano. Quindi praticamente per farti capire come il video è un mezzo che però non fa vedere per forza la verità. Cioè sia nel bene che nel male. Può essere molto insidioso. Anche nella Cina, per esempio, la propaganda, cose del genere. Se lo volete cercare, questo si chiama Song Dong Broken Mirror. Però ci stanno tantissimi. Però è un esempio, nel senso dicendo che se tu lo vedi così dici cioè non è una cosa che non si capisce, invece se lo leggi, però devi selezionare, se no stai 15 anni qua dentro. Siamo nella parte dal 1800 e passa a 1940 e questa è una delle parti diciamo più importanti perché c'è stava Van Gogh, c'è lo stellato, e qui diciamo la parte classica, infatti è dove tutti quanti vanno. Qui c'è sta Picasso, dove questo faccio velocemente, e altri che non so, è De Chirico quello. Questo è Boccioni, famosa statua, e anche questo qui, calciatore. Lo sai perché ci hanno controllato le borse? Perché ci hanno controllato le borse? Perché loro non è che cercano cose strane, coltelli, cercano secondo me pittura. Se gli tiri quelli che adesso fanno le proteste ambientaliste. Secondo me cercano quello. E indovinate a chi l'hanno controllata? Secondo voi, tra me e Emanuele, a chi hanno controllato la borsa 2 volte? Siamo arrivati nella sala di Monet, dove ci sono le classiche ninfee. 3 pannelli più un altro pannello di qua. Abbiamo sentito la guida molto interessante, giusto un secondo, per dire che lui dopo che è morto, questi quadri sono rimasti dentro il suo studio per più di 20 anni, nessuno se l'è proprio niente, non ne fregava niente a nessuno, perché dicevano che niente, non li consideravano come arte, pensavano che non era capace. Poi e poi alcuni curatori, tra cui 50, questi qua del MoMA, l'hanno comprato nel 1955. Quindi quelli che dice perché sto quadro sta al MoMA, perché se lo so comprato,
e hanno capito che invece era una forma d'arte, La infatti potenza del non è quadro. famoso per questi quadri, quindi pensa, lui è morto e neanche sapeva che, come tanti altri artisti, che invece sarebbero diventati diciamo, il piece I de quadri famosi. résistance. Beh, uè, francese. Addirittura. Il quadro più famoso di Dalì, che sarebbe, così, Aspetta, come si dice in è così italiano? famoso che non ci No, in ricordiamo il nome. italiano la persistenza della memoria. La persistenza della memoria, cioè questo qua, che è piccolo, 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 guarda, grosso quanto una capoccia umana. Molto bello. Pure qui c'è stava la fila di gente che faceva la foto al Al quadro. quadro. Ma poi queste Che foto, poi se la fai vicino non si capisce né quanto è no, grande. ma a me è stata, ripeto, mo faccio un'altra volta lo snob, ma mo snob tecnologico. Cioè stai a me, puoi arrivare fino a, praticamente a 50 centimetri. Te che fai? La foto da 2 metri, pinciando, quindi fai pure lo zoom, quindi Ah, ma non è diminuisci pure la quello, guarda, il qualità. problema. Snob Diciamo tecnologico. che Io vorrei fare il patriota adesso, vorrei capire perché De Chirico non mi c'ha, avete messo non c'ha le autoguide. l'audioguida. Perché non c'ha le autoguide? Questo è un Perché complotto è contro gli italiano, questo è italiani. da lì pure questo, eh. Questa è la Sì, retrospettiva ma del parliamo busto di perché questo è nonno. andare contro gli italiani. Adesso saliamo su al Top of the Rock. Questo è l'interno del Rockefeller Plaza. Molto bello, sembra moderno, in verità c'ha 100 anni sto posto. Sarà rimodernato alcune cose, però questo è originale. Che ha chiesto? Che hai chiesto? Sono tutti uffici su e media, quindi c'è NBC, eccetera, Ah, e eccetera. qua dentro Quindi sta tutti uffici. NBC. Sì, sì. Però stava a dire, sembra quasi moderno perché però è tutto antico. Eh sì, perché è Però è degli tenuto 30. molto bene. Vedi ascensori come so, un po' antichi, un po'. Quindi qui tante volte pure i famosi ci andranno. Certo, Beh, forse perché no, poi NBC passo piano, però. non credo. Però guarda per terra che bello, proprio stile art deco, proprio veramente figo. Welcome to Top of the Rock. Al 66esimo piano. La prossima finestra è nostra. C'è sta una cosa. Oddio, c'è sta una cosa davanti. Wow. Chi è? Cioè, Questa deve essere Central Park. andiamo lì, si vede meglio. Vabbè, oh, a noi già mi accontentavo di questo, ci facevano scendere e dicevano, oh, ho pagato sti 30 sacchi, è finito, a me andava bene. Allora, si sale un piano Sì, e stiamo a un on top of the rock. Top of the Rock. Questo è Empire State Building. Andiamo a vedere. Ma Occhiali sono quanto stati tempo ci messi? possiamo stare? Quanto ci pare, credo, perché sennò che fanno? La nostra idea era saliamo su Top of the Rock perché così possiamo vedere Empire State Building. Se invece saliamo su Esatto. Empire State Building non vediamo Empire State Building. Esatto, stiamo su E Empire poi- State Building. Da qui, dall'altra parte, infatti si vedeva pure Central Park. Esatto, e Invece adesso da andiamo a lì vedere non si tutto. vede, anche se è bello pure quello. Se ci abbiamo tempo Bello andiamo. uguale. Bello uguale, però Però costa costava pure uguale. pure un pochino di meno. Ma tipo di poco. Dai, andiamo a buttare le monetine Senti, di fa sotto, vedere dai. quanto ti hanno dato, quanto buttare t'hanno monetine. t'hanno solato Queste con la monetine. cartolina. Come monetine? Sotto ne butto. No, questa qui è la cartolina, no, io non me la volevo prendere, però Alessia voleva prendere $2. Vabbè, Oh. fa vedere tutte le cose più alte e questo Top of the Rock è una dei più alti. Quello senza ombra di dubbio è l'Empire State Building. A dire la verità, devo ricredermi perché è stata un'ottima pensata quella di Alessia. No, perché è comoda. Questa non E è, non c'è una mappa non ci così. siamo noi, perché è noi quello che vediamo, quindi tu fai così, quindi dici ok, quello è l'Empire State Building, poi vai a sinistra e dici che per esempio lì dietro spunta uno, questo qua, che dice che cos'era il Chrysler, vai qua, sac, ti dice la punta è Questo è il del Virgin. Chrysler. Invece questo qua è quello nuovo, One Vanderbilt. Questo è Quale? fighissimo. Questo qui. Ah, questo qua. Credo Ah, che mi sa che si può salire pure su questo. Sì, mi sa che è quello che c'ha il vetro sotto, che vai è tutto vetro. Tutto psichedelico. Questo qua è un altro da cui si può vedere, mentre c'è sta piattaforma dove tu ti puoi
no, buttate, poi affacciate per vedere. E questo è Central Park, molto bello, molto grande, molto assurdo perché ovviamente è un pezzo tagliato in mezzo a Manhattan. C'è il lago anche. Quindi vista a 360, diciamo C'è soldi. Harlem. Ah, lo vedi, soldi spesi benissimo. In teoria si può pure salire qua sopra. Ah, quando dicevano senza. Che Senza dicevano senza paravetto. parapetto, grazie al cavolo senza parapetto, non ci sta niente sotto. La parte bianca che si vede lì al centro vicino al lago, vedi, c'è tipo edifici, una Sì. cosa. È il Metropolitan Museum of Art, è il Met. Ah, ok, siamo usciti dalla quinta, Fifth Avenue. E questo è Atlante, 1937. Questo è Rockefeller Plaza, del Rockefeller Center, Atlante, e di fronte c'è una chiesa con la bandiera americana e la bandiera del Vaticano. Però, Mai vista la bandiera del Vaticano e la bandiera americana? aspetta che ti dico pure che cattedra. St. Patrick's Cathedral, posto dove risiede l'arcivescovo di New York. Ah, l'arcivescovo di New York. Una chiesa cattolica. È molto particolare, no? Da qua da una parte c'è sta il Rockefeller Center e dall'altra c'è sta. La chiesa cattolica gotica più grande del Nord America. Siamo in un'opera architettonica recente, Molto recente. non so di che anno, di qualche anno, non troppi anni. Ripetimi, Si Emanuele. chiama De Wessel. Mi viene sempre Venom, non so perché. De Wessel, ma è il Vessello, Vascello. Vascello. Come il vascello di Roma al teatro, uguale. Vabbè, comunque questa bellissima struttura architettonica che sta in questa zona che è molto moderna. Il problema è che è chiusa, purtroppo è stata una tragedia, un ragazzo si è suicidato e l'hanno chiusa, già da tanto tempo, non da oggi. Cioè, Non ci stanno forme di sicurezza, ovviamente se vuoi buttarti te butti. vabbè, da qualsiasi cosa puoi fare, comunque è una cosa O alzano i simile. vetri, non lo so. Una bellissima struttura, però diciamo solo per vedere fuori, perché non è che ci sono uffici, niente. Semplicemente un passaggio che sale su. Siamo sul High Line, cioè la linea sopraelevata. Hanno riqualificato questa zona dove c'era una rail track, quindi c'erano le ferrovie Vedi, stanno le praticamente. ferrovie qua. E l'hanno tutta binari. riqualificata. Hanno fatto un parco pieno di piante, Sopraelevato. anche per sedersi, panchine, ci sono cose Secchi. d'arte, anche delle statue artistiche. Poi lo vediamo. È lungo, È molto lungo, molto, miglia e molto miglia. grande. Quindi passa giù e va verso il sud di Manhattan. Va giù. E E noi stiamo qua e siamo stiamo dietro a sto Wessel di prima. Questa camminata continua tra palazzi più moderni, eccoli qua, e palazzi più antichi. Posso fare una battuta? Fai una battuta. Almeno non ci stanno i semafori ogni 2 secondi. È rosso. È rosso. Vogliamo perché- parlare dei problemi di New York? A parte i problemi di qualsiasi grande città, assurdità che siccome è fatta tutta a righe, Beh, cioè pure righe, Vancouver è fatta così. tutta a quadretti è fatta. Anche Vancouver è fatta quadrettata, che è una bellissima idea perché non ti perdi mai. Perché se sai che quella è la prima, dopo ci sarà la seconda, poi la terza, poi la quarta. Certo ogni tanto ne filano una a caso. Vabbè, ogni tanto gli esce un Broadway oppure che ne so. No, però diciamo il ridicolo funziona anche a Vancouver Il benissimo. problema è che sono piccoli ridicoli, quindi stai sempre praticamente a aspettare. Esatto, I semafori, siccome quando rispetto a cammini. Vancouver c'hanno dei block più grandi, no? La zona tra una strada e un'altra è più lunga, invece qui i block, almeno a Manhattan, poi la vecchia evidentemente, sono piccoli come block. E la gente alla fine passa con rosso, un casino. Quindi praticamente ci sono migliaia di semafori e ti fermi spessissimo nel tuo cammino. È una cosa che magari dista 1,5 miglia, ti prende Ti metti molto in più ora. tempo di quello che dovrebbe. Vabbè, comunque questo è molto bello. Particolare e sta senza semafori, quindi abbiamo visto un musical stupendo di Broadway che si chiama Sweeney Todd, The Demon Barber. Là dietro, questa è Questa è Times Square. nonna la gente. Allora, siamo in camera nell'albergo e la vacanza, diciamo, i video di vacanza finisce qua, nonostante noi abbiamo ancora 2 giorni pieni di vacanza, 3 anzi, perché non stiamo bene, perché
qualcuno si è beccato una malattia che va in giro da un sacco di anni, da circa 3 anni, colei che non può essere nominata, e quindi siamo in stanza e non stiamo malissimo, però non stiamo manco bene, quindi siamo una bella chiavica. E hai qualcosa da dire? Mm. Quindi